Ci siamo ragazzi, finalmente arriva Himo. Che cos'è Himo? Beh, Himo è un robottino super tecnologico, erede spirituale di Anki Vector, di cui vi ho già parlato qualche mese fa, lo scorso settembre se non vado errato. Recuperate il mio video nella scheda qui in alto a destra. Questo bel robottino sviluppato da ex dipendenti, sviluppatori, ingegneri di Anki, originariamente dietro Vector e Cosmo prima del fallimento dell'azienda. Beh, cos'è successo? È dallo scorso settembre che non si hanno più notizie, o almeno fino a ieri. A quanto pare sembrerebbero esserci stati dei bei problemi dietro questo Himo, problemi legali tra la nuova azienda, quella con gli ex dipendenti di Anki, e l'azienda che ora si occupa di Vector e Cosmo. E questi problemi avrebbero ritardato la tabella di marcia e dato che quasi ogni settimana qualcuno di voi mi chiede che fine abbia fatto questo interessantissimo Himo, oggi sono qui per aggiornarvi. Per farlo però dobbiamo fare insieme un piccolo salto indietro nel tempo. Sul mio canale vi ho recensito praticamente tutti i prodotti di Anki, un'azienda che io stimo davvero tantissimo perché punta molto all'innovazione e alla robotica di intrattenimento, chiamiamola così, e quindi vi ho recensito a suo tempo, recuperate i video sempre qui nella scheda in alto a destra, sia Anki Cosmo sia Anki Vector, due robottini simili esteticamente ma molto diversi e secondo me ancora oggi unici sul mercato. Divertenti, tecnologici, intelligenti e anche un po' inquietanti perché riescono a fare e anche quasi a pensare davvero un sacco di cose. Come vi ho detto, Anki, l'azienda originariamente dietro questi due robottini, fallì un paio di anni fa. Non tanto per problemi di vendite, ma bensì per problemi legati a mancati finanziamenti e investitori sul loro nuovo progetto, che a questo punto credo essere proprio Himo. A questo punto Anki, per non far morire del tutto Cosmo e Vector, decise di vendere i loro progetti ad una nuova azienda. Azienda che inizialmente promise aggiornamenti costanti su questi due robottini molto amati dal pubblico, ma che nella realtà dei fatti dopo qualche mese impose di fatto un abbonamento di quasi 50 euro annui per poter continuare ad utilizzarli al pieno delle loro funzionalità. Non pagando questo abbonamento, come avete visto a inizio video, i due robottini ex Anki diventano di fatto dei zombie robot, perché di fatto loro per funzionare e per evolversi sono sempre connessi alla nostra rete internet e a questo punto capite bene che all'azienda basta pochissimo per limitarne tutte le funzionalità. Insomma, è stato un vero e proprio disastro e in tantissimi, me compreso, a buona ragione aggiungerei, ci siamo lamentati con la nuova azienda dietro Vector e Cosmo perché non ci si può comportare in questa maniera con degli acquirenti. Ovviamente non è mai arrivata nessuna vera risposta da parte di questa azienda che ha mantenuto gli abbonamenti attivi e ha lanciato recentemente un Vector 2. Di fatto si tratta sempre dello stesso Vector sviluppato da Anki, ma con una telecamera frontale e una batteria leggermente migliori, quindi praticamente secondo me, ragazzi, poi potrei sbagliarmi, è solo un metodo per raschiare un po' il fondo del barile, ma potrei sbagliarmi, E arriviamo finalmente ad oggi con la nuova azienda dietro Himo, composta da ex dipendenti Anki, che è riuscita a superare in qualche modo i problemi legali e a lanciare Himo. Per ora il robottino, che sembrerebbe essere pronto per quanto ci ha mostrato l'azienda, è stato lanciato su Kickstarter per una piccola campagna di raccolta fondi che, a detta loro, servirà per la produzione massiva e la commercializzazione. Commercializzazione che dovrebbe avvenire entro inizio 2021, febbraio-marzo. Pensate che questa piccola campagna di raccolta fondi con un obiettivo modesto, si parla di circa $40.000, è stata completata in mezza giornata. Ad oggi, dopo circa 2 giorni dalla sua pubblicazione, ha già superato i $300.000 di donazioni ed oltre 2.000 sostenitori. Questo a dimostrazione che c'è ancora tanta gente interessata a questi piccoli prodotti robotici e
tecnologici. O si potrebbe trattare anche di tante persone che hanno voluto sostenere la vecchia Anki. Di fatto al momento Himo è già prenotabile su Kickstarter a circa 120 euro più spedizioni, ma io vi consiglio di aspettare. Personalmente ho già versato su Kickstarter la somma necessaria per avere tra le mani fisicamente il nuovo robottino Himo, che dovrebbe arrivarmi, come vi ho già detto, entro febbraio-marzo, e per questo vi dico aspettate che io lo riceva, cioè io spero di riceverlo se non dovessero spuntare fuori altri casini con questa azienda, con l'azienda dietro Vector eccetera eccetera. Una volta che mi arriva ve lo recensisco e vi dico personalmente se ne vale la pena oppure no di acquistarlo, quindi aspettate a investire soldi, perché quando si parla di Kickstarter, campagne di raccolta fondi, per quanto piccole e modeste come in questo caso, si parla sempre di investimenti che potrebbero andare bene o potrebbero andare male. Quindi mi sacrifico e faccio la cavia per voi, come sempre. Comunque sia, grazie alla campagna di raccolta fondi su Kickstarter emergono anche nuovi dettagli su questo interessante robottino, come ad esempio i sensori anticaduta posti sotto le piccole gambe robotiche di Himo, dove troviamo anche la ricarica wireless e non più tramite contatti come i loro vecchi robottini, ricarica wireless che avviene grazie allo skateboard che si vede in molte immagini promozionali dell'azienda. 4 motori, microfono, telecamera HD, processore neurale, giroscopi, accelerometri, sensori touch per capire quando lo stiamo accarezzando, sensori di luce ambientale e addirittura sensori in grado di misurare la distanza tra il robottino e un oggetto o una persona. Insomma, un vero e proprio concentrato di tecnologia che può fare come Vector tutto oppure niente. Questi robottini, per chi non ne ha mai utilizzato uno, si muovono nell'ambiente circostante, riconoscono gli ostacoli e riconoscono anche noi ed altre persone, e dovrebbero essere anche in grado, o almeno nelle intenzioni degli sviluppatori, di pensare, giocare e comunicare, oltre a evolversi con noi nel tempo. E oltre tutto questo, l'azienda dietro Himo punta molto anche all'interazione del loro robottino con la domotica di casa nostra, quindi Alexa e Google. È anche vero che si tratta di una funzionalità già presente sul vecchio Vector, ma in questo caso è davvero molto macchinosa. E infine un aspetto molto gradito e che in passato ha fermato tanti possibili acquirenti dall'acquisto di Vector e Cosmo è l'implementazione ufficiale della lingua italiana. Finalmente questa feature mi è stata comunicata direttamente dagli sviluppatori dietro Himo. Penso quindi che potrebbe trattarsi di un bel regalo sia per i più piccoli sia per i più grandicelli. Quanto costerà Himo? Beh, il prezzo di lancio ufficiale ancora non è stato comunicato, ma dovrebbe collocarsi tra i 120 e 200 euro. Poi ovviamente ci sono le offerte, promozioni che abbasseranno di un bel po' il prezzo d'acquisto. Quindi ragazzi, non vedo l'ora di mettere fisicamente le mani sul nuovo robottino Himo, come ho già fatto con i precedenti robottini di Anki, e anche con la loro bellissima pista delle macchinine tutte strane, digitali, reali. Insomma, Anki ha delle idee davvero geniali sotto questo aspetto che spero riesca a portare avanti nel futuro e con nuovi progetti, perché di aziende come questa secondo me ce ne sono troppo poche, ne servirebbero di più. Bene, penso di avervi aggiornati su quella che è la situazione attuale dietro Himo. Ora però voglio sapere voi cosa ne pensate, sia del robottino in sé, della sua tecnologia, sia di tutto quello del casino che è successo tra l'azienda dietro Himo e l'azienda ora dietro Vector e Cosmo. Dite la vostra lasciando un bel commento qui sotto, ditemi se il robottino vi interessa, non vi interessa, lo acquistereste, sì, non avete dubbi o domande, beh parliamo di tutto questo qui sotto nei commenti. Io sono come sempre a vostra totale disposizione. E se questo video vi è piaciuto e volete supportarmi amici, come sempre mi basta un semplice like, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. E direi che questo è praticamente tutto. Ovviamente se dovessero venire fuori ulteriori ritardi, complicazioni eccetera eccetera, non mancherò di aggiornarvi, se non tramite video su Facebook, Instagram o qualche altro mio social. Ormai sono praticamente ovunque, anche dietro di voi ragazzi. Quindi noi ci diamo appuntamento al prossimo video, sempre qui, ovviamente se volete, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!